Cannes Yachting Festival 2025, la vela si evolve e si porta su nuovi livelli. Siamo qui con due protagonisti di questa evoluzione, abbiamo Camillo Garroni, Marco Malgara, il patron di Ice Yacht. Camillo, puoi raccontarci cosa porta in dote questa nuova imbarcazione? Allora, questa nuova imbarcazione porta in dote quello che era il mio sogno fin da quando ho iniziato a disegnare barche, ovvero avere una barca a vela performante che potesse però portare tutti quelli che sono i vantaggi dell'imbarcazione a motore, tipo il comfort, la vita su un solo livello e anche diciamo degli spazi innovativi per una barca a vela. Io sono progettista del gruppo Beneteau di Prestige da 35 anni, ho una certa dimestichezza diciamo, sull'innovazione sulle barche a motore, Nella manipolazione degli della interni. manipolazione degli spazi per i layout innovativi. Ho fatto anche barca a vela, le gamme DS di Janot e anche altri modelli e poco tempo fa ho detto va bene, voglio provare a vedere quello che è, se il mio sogno è realizzabile con delle proporzioni giuste, perché chiaramente questo concetto qua si può fare anche con altre proporzioni che però poi non sono coerenti con un'imbarcazione a vela. E devo dire che il prodotto che ne è venuto fuori è molto innovativo e di cui poi vi darò un'infarinatura per capire come è concepito. Marco Malgara, patron di Ice Yacht, possiamo dire fra le imbarcazioni meglio costruite al mondo, normalmente anche fra le più veloci. Come hai approcciato questo nuovo progetto e perché soprattutto ti è piaciuto L6, che è il modello bellissimo che noi qui vediamo davanti a noi? Allora, innanzitutto devo dire che sia io che Camillo siamo comunque dei velisti, quindi entrambi alla ricerca di qualcosa di nuovo, che però di nuovo che sia utilizzabile anche da noi. L'idea di avvicinare il concept degli spazi dei motoscafi open air, quindi con tanto spazio all'aperto perché alla fin fine passi tanto tempo all'esterno, con anche delle buone prestazioni veliche, diciamo, ha attirato sia me che lui. Quindi l'idea di questo super innovativo progetto, perché finora noi ci siamo avvicinati un attimino, ma Camillo col suo genio ha proprio portato alle estremità migliori questa idea, quindi di sfruttamento di spazi all'aperto e ottimizzazione degli spazi all'interno. Poi lo spiegherà bene Camillo. Comunque in soldoni l'idea è cucina e dinette da sottoterra è stata portata ai piani alti e l'ambiente notte è stato ampliato e dedicato esclusivamente alla notte, permettendo un ampliamento del comfort, perché ovviamente tutta la varia impiantistica hai la possibilità di metterla in zone più insonorizzate. Sì, quindi stiamo assistendo a una stratificazione dell'utilizzo della barca a vela che vede in questo nuovo concept, che non è solo un concept perché qui vediamo già un primo modellino realizzato, dove la zona notte rimane isolata al piano sopra, viene privata della dinette che di solito è presente in tutte le barche a vela classiche ma pochissimo utilizzata, e tutta la parte diciamo di living viene portata al ponte superiore, corretto? Correttissimo. Esatto. Ma questo Perché modellino, questo? se non ricordo male, c'ha anche Sì, un trucco, si c'ha apre. anche un trucco, si apre. Perché questa scelta? Perché io da armatore di una barca a vela mi sono reso conto che nella vita quotidiana di un crocerista come posso essere io, direi quasi becero, quindi quando c'è troppo mare non esco perché sennò i miei ospiti magari si possono trovare a disagio. La tua badante si arrabbia? La mia badante si arrabbia e
Ho trovato anche che chi cucina, che molto spesso può essere anche l'armatore o l'armatrice su una barca del genere, rimane sempre escluso dalla vita della barca, quindi sta nel lower deck per cucinare. Quindi ogni volta portare sui piatti, portare sulle pietanze, dalla scala, se c'è un po' di onda diventa Impuzzare anche tutta la zona impuzzare notte. tutta la zona notte, eccetera. Quindi cosa ho fatto? Ho, come ha detto giustamente Marco, portato tutta la zona living e galley sul main deck. Adesso smonto il modellino per mostrare Senza istruzioni? come è fatto, senza istruzioni. Sono riuscito a farlo semplificato. Puoi anche girarlo verso la camera in modo che sia più comprensibile. Lo giro verso la camera in maniera tale che sia più Poi comprensibile. facciamo delle riprese di dettaglio. Abbiamo portato tutta la zona cockpit o beach club, perché si avvicina più a un beach club verso poppa, piuttosto ribassata sul mare, tutta la zona living e galley sul main deck, in maniera tale che chi è anche in cucina a cucinare partecipi alla vita della barca senza dover fare le acrobazie per poter scendere. Ovviamente tutta questa zona qua è completamente chiudibile, climatizzabile, ma anche apribile per poter godere comunque della reazione naturale, che è molto importante su una barca. Quindi diciamo che polifunzionale, la timoneria, le due timonerie sono molto protette in caso di cattivo tempo, quindi abbiamo tenuto conto anche di tutti quelli che sono i dettagli sulla sicurezza, del comfort a bordo e della vita a bordo in tutte le condizioni climatiche. Il lower deck, come dicevamo, è tutto destinato alla zona notte, con 3 cabine e 3 bagni, tutti con la doccia separata. Per il momento il concetto è con un bimotore, per poter garantire a tutti la possibilità di poter manovrare in sicurezza in entrata nei posti barca, che è sempre un momento un po' critico nella vita di un armatore, e per poter riuscire ad avere anche una velocità di crociera a motore che si aggiri intorno ai 12 nodi. Sì. Di crociera 11,5, 12, 11,5, 12 di crociera. Nella parte dietro possiamo anche avere un tender garage e uno spazio per l'equipaggio con 1/2 postazioni per lo skipper o per l'equipaggio. Marco, una barca direi rivoluzionaria, rimarrà un ice yacht, quindi discretamente veloce anche a vela? Rimarrà un ice yacht, quindi molto veloce a vela, perché comunque noi abbiamo delle costruzioni molto leggere e veloci, e quindi riusciremo senz'altro a tirare fuori del meglio sia a motore, perché purtroppo spesso vento non ce n'è, e noi armatori, perché io sono fondamentalmente un armatore, abbiamo sempre fretta. Cioè io di andare in giro a 6 nodi a motore, no. Concordo pienamente con Marco. Non abbiamo tempo, quindi veloce a vela e veloce a motore. Bene, state sintonizzati perché prossimamente vi daremo altre anteprime esclusive su Ice Yacht L6, che nasce appunto dalle mani di Camillo Garrone.